Su questo canale abbiamo sempre parlato di fonti come entità precedenti al processo di intelligence. Ma queste fonti, ad eccezione di quelle naturali e forse di quelle umane, qualcuno deve averle pure pensate, ideate, progettate, costruite. In questo video parliamo di come si possono fabbricare le fonti e di come il modo in cui sono fabbricate influisce sulla loro agentività, sulle loro prestazioni e anche sull'intero habitat in cui esse insistono, il cosiddetto network delle fonti. Prima di procedere vi rubo come al solito solo qualche secondo per invitarvi a iscrivervi a questo canale, ai canali social di Intellisfera. È un modo facile, utile e soprattutto gratuito per contribuire a questo progetto e per restare informati sulle prossime novità del canale. Ma veniamo al tema di oggi. I termini costruire e fabbricare sono sostanzialmente sinonimi. Dizionario alla mano, costruire indica l'azione del fabbricare oggetti, mettendo insieme parti ed elementi nel modo più opportuno. Fabbricare invece, in un certo senso, riconduce all'idea di produrre industrialmente, ovvero di produrre in un luogo, la fabbrica appunto, particolarmente attrezzato alla costruzione. Al netto delle diverse accezioni, il luogo in cui si costruisce un palazzo difficilmente viene chiamato fabbrica, sebbene un palazzo sia certamente un fabbricato. Dicevo, al netto delle diverse accezioni, è pacifico che per costruire qualcosa quasi sempre è necessario avere un progetto. Se non propriamente un progetto, almeno una bozza, un piano, un disegno, uno schema, insomma un'idea di massima di cosa dovrebbe diventare ciò che stiamo fabbricando o che stiamo iniziando a fabbricare. Per le fonti vale lo stesso discorso. E se proprio non di un progetto in piena regola, con tanto di dettagli, allocazione di risorse, cronoprogrammi, proiezioni di costi, eccetera, ai nostri scopi basterà avere uno schema di massima. Lo schema di massima che useremo è il modello di fonte offerto dalla mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, descritta all'interno della cosiddetta trilogia dei Layer, edita da Edizioni Epoche. Cosa dobbiamo fare dunque qualora decidessimo di fabbricare da zero una fonte? In primo luogo c'è da precisare che quella che ci accingiamo a costruire deve essere una fonte aperta, ovvero una fonte che non sottostà ad alcun dispositivo di classifica esterno ad essa, ma soprattutto una fonte che per quanto possibile deve essere costruita in modo tale da offrire una certa resistenza all'applicazione arbitraria di sistemi di classifica esterni. In altre parole, si potrebbe dire una fonte poco influenzabile, poco condizionabile. Vedremo tra poco come provare a raggiungere questo obiettivo. In secondo luogo, proprio perché stiamo fabbricando una fonte aperta, e cioè che è destinata a vivere e proliferare all'interno di un network di fonti anch'esso aperto, quindi un network particolarmente esteso ed eterogeneo, dobbiamo precisare che la fonte che stiamo fabbricando dovrà sapersi interfacciare con altri organismi informativi simili a lei, ma non necessariamente uguali in termini comunicativi. Dunque, oltre alla apertura che definisce la specifica postura narrativa della fonte, si dovrà considerare anche un concetto ampio di compatibilità, che nel caso delle fonti si traduce nella capacità di impiegare linguaggi, oltre che lingue, diversi, e nell'attitudine a costruire interfacce tra i diversi linguaggi, tra i diversi livelli di astrazione, e in buona sostanza tra le diverse discipline specialistiche.
Questa problematica è stata ampiamente affrontata nel mio microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte. Dunque, apertura, intesa come assenza di dispositivi di classifica esterni, e compatibilità, intesa come capacità di accordarsi con l'altro da sé. Sono questi due concetti fondamentali da tenere a mente quando si fabbrica una fonte. Detto ciò, passiamo al modello al quale dobbiamo ispirarci per la nostra attività di costruzione. Il modello è quello solito, quello offerto appunto all'interno della mia proposta di teoria generale, ovvero il cosiddetto modello sistemico tripartito. Tripartito perché molto banalmente prevede che affinché qualcosa possa dirsi fonte, essa deve presentare almeno 3 sottosistemi: il sottosistema amnestico, il sottosistema narrativo e il sottosistema socio-relazionale. Vediamo quindi come costruire ognuno di questi 3 sottosistemi e come costruire le relazioni sistemiche interne che caratterizzano una fonte, o meglio, una entità alla quale sia possibile attribuire l'agentività tipica di una fonte. Nell'occasione odierna ci occuperemo in modo esclusivo della costruzione del sottosistema mnestico. Come è facilmente intuibile, il sottosistema amnestico è la memoria della fonte, ovvero è il sottosistema che provvede alla iscrizione delle informazioni su un qualche tipo di supporto, biologico o meno non fa alcuna differenza, e soprattutto alla rievocazione, ovvero, per essere brevi, alla lettura delle informazioni precedentemente iscritte. Oltre a questo, anzi grazie a ciò, ovviamente il sistema amnestico provvede anche all'aggiornamento, alla manutenzione, alla cura di quella che è la memoria della fonte. E per manutenzione e cura si deve intendere anche un'idea di verifica e correzione del corpus informativo e di conoscenze che la fonte possiede, oltre che un'idea di sistematizzazione di quelle conoscenze, che in parole più semplici si riduce nei concetti di ordinamento e indicizzazione delle informazioni. Dunque, nel concreto, se in un garage a 300 km dalla mia abitazione conservo 100.000 LP a 78 giri, chiusi in ordine perfettamente sparso, in casse di legno sigillate, tutte senza alcuna etichetta identificativa, non posso dire di trovarmi di fronte ad un corpus di informazioni che può, allo stato, costituire il sistema amnestico di una fonte. Semplicemente ho di fronte una serie di casse di legno con dentro, presumibilmente, del vinile nero, cui è stata data per fusione la forma di un disco del diametro di circa 25 cm. Questo ragionamento porta a una considerazione fondamentale. La disponibilità, senza accessibilità, di moli di informazioni aggregate non per forza di cosa è indice della presenza di una fonte. Affinché esista una fonte, oltre alla disponibilità di agglomerati di informazioni, devono perciò per forza di cose coesistere. 1. La disponibilità delle stesse entro un ragionevole lasso di tempo. Nell'esempio, i dischi dovranno stare nel garage sotto casa, o meglio ancora dentro casa. 2. Accessibilità alle informazioni dal punto di vista sintattico e semantico, oltre che materiale. Nell'esempio che abbiamo fatto, dobbiamo poter accedere ai singoli dischi, ai singoli vinili, ovvero anche alle copertine, alle etichette e a tutte le loro proprietà. 3. Deve esistere una categorizzazione tipologica delle informazioni presenti. Nell'esempio, informazioni relative all'autore delle musiche incise, agli esecutori, al titolo dei brani, all'anno di edizione, all'anno di incisione e così via. 4. Devono esistere principi di ordinamento e indicizzazione. Ordinamento inteso sia in senso logico che fisico,
ovvero la referenziazione dell'informazione a una specifica e univoca specificità topologica e topografica. Nell'esempio, i dischi editi dal 1920 al 1921 sono il primo scaffale, il secondo ripiano partendo da destra. E indicizzazione intesa invece come parametro o serie di parametri attraverso i quali è possibile percorrere l'intera rete topologica e topografica che le informazioni sviluppano. Nell'esempio, la localizzazione di tutti i dischi di un certo autore o quella di tutti i dischi editi da una certa casa discografica. Le due cose di solito, per molti motivi, non coincidono affatto. E infine, come quinto elemento, deve esistere una prassi di mantenimento e cura dei 4 elementi precedentemente evocati. Nell'esempio dei dischi, una procedura stabilita e un impegno a rispettarla, atta a garantire che chiunque acceda o interagisca con quella base di dati lo faccia con l'impegno di rispettare il modo in cui essa è in funzione ed è stata organizzata. Banalmente, nell'esempio, i dischi vanno ricollocati esattamente nella localizzazione dalla quale sono stati presi. Ovvero, va compilato un elenco dei dischi che vengono estratti dalla collezione per un tempo più lungo, magari per un prestito, e così via. Ci accorgiamo a questo punto che il termine collezione è quello che ci guida in questa attività di costruzione. Così come una casa non è la sommatoria di stanze messe in fila alla bene e meglio, ma una collezione di ambienti finalizzata a uno scopo ben preciso, un'abitazione, un ufficio, un garage, eccetera, anche il sistema amnestico di una fonte non è altro che una collezione di informazioni, una collezione finalizzata a uno scopo individuato, preciso, e nel caso delle fonti aperte, uno scopo che soprattutto è esplicito, cioè narrato dalla fonte anteriormente a ogni altra narrazione. A questo punto c'è da sottolineare una cosa particolarmente importante, nonché interessante. Il sistema amnestico non ospita soltanto collezioni di dati e informazioni, più o meno strutturate, più o meno grezze. Il sistema amnestico ospita anche collezioni di reti di relazioni. Reti di relazioni che servono a interpretare quei dati e quelle informazioni. Quelle reti di relazioni costituiscono la vera conoscenza della fonte, ovvero esattamente ciò che definisce il campo di esperienza della fonte, cioè quell'ambito nella quale la fonte è esperta. Di più, il sistema amnestico non contiene soltanto collezioni di informazioni o di relazioni tra informazioni, ma anche, questa è una cosa fondamentale in OSINT, collezioni di fonti e di relazioni tra fonti. In parole più semplici, il sistema amnestico contiene anche tutta la conoscenza che descrive il network delle fonti all'interno del quale la fonte stessa opera. Meglio ancora, il sistema amnestico contiene anche la conoscenza che quella fonte ha del proprio habitat, ovvero della rete di fonti alla quale appartiene. Avviandoci alla conclusione, abbiamo visto come il sistema amnestico non sia soltanto un magazzino di informazioni, anche se frequentemente diciamo che il sistema amnestico ospita il payload, il carico pagante della fonte. E nemmeno il sistema amnestico è soltanto una specie di base di dati più o meno strutturati. Il fatto che lo chiamiamo sistema rivela invece un elevato grado di interconnessione e di interazione, sia all'interno della fonte, con gli altri sottosistemi della fonte, sia con l'ambiente esterno. Un sistema perciò che agisce e reagisce ed evolve insieme alla fonte e insieme al suo ambiente. Chiaramente, a seconda della natura della fonte, queste proprietà appaiono in modo più o meno esplicito, più o meno evidente, più o meno sviluppato. Quando si costruisce una fonte occorre prestare la massima attenzione a queste proprietà e anche a tutte le dinamiche che le coinvolgono o che da esse scaturiscono.
In questo senso le tipologie di attività concettuali che speriamo quando procediamo alla validazione di una fonte terza sono esattamente le stesse che dobbiamo prendere in considerazione quando costruiamo una nostra fonte. Nel caso della creazione di una fonte, tali attività vanno però inquadrate in un senso meno forense e più costruttivistico, ovvero maggiormente finalizzato a un modello di fonte ideale che è direttamente funzionale alle proprie necessità. Siamo arrivati al dunque. Probabilmente l'idea di costruzione della fonte che avevamo all'inizio era molto più semplice, assai meno articolata, più ingenua, se vogliamo. Come abbiamo visto, già la costruzione ex novo del solo sottosistema amnestico crea tanti e tanti problemi. Problemi che necessariamente richiedono una progettazione preliminare e poi l'implementazione. Questo però non deve spaventare, nel senso che ogni fonte esistente ha in qualche modo subito un processo evolutivo che l'ha portata ad essere considerata tale. In via teorica, dunque, è sufficiente osservare con grande attenzione quel processo evolutivo e tentare di riprodurlo per quanto possibile. In via pratica, prima di ogni cosa, occorre costruire all'interno del carico vagante di una fonte un sistema di relazione tra i dati, tra le informazioni, tra le conoscenze, tra le esperienze, che sia agile e efficiente. Tale sistema deve poi trovare espressione all'interno di un supporto tecnologico adeguato, un dispositivo cioè atto a garantire l'agevole iscrizione e l'altrettanto agevole rievocazione delle informazioni e che garantisca per un tempo sufficiente la persistenza di queste funzionalità, la memoria appunto. Infine occorre dotare questo dispositivo di una serie di norme interne, finalizzate ad armonizzare il suo funzionamento con quello degli altri sottosistemi della fonte. Dopotutto, una capacità amnestica estesa, potente, a nulla serve se non è possibile narrarla, ovvero se non è possibile fare in modo che valichi i suoi propri confini, rendendosi accessibile in modo comprensibile e chiaro all'interno di un determinato contesto sociale. Quel che invece non si può fare, non si può proprio fare, è prendere un qualche tipo di massa eterogenea e disordinata di dati o informazioni, di cui si ha un certo tipo di disponibilità, e passarla come una fonte aperta. Questo no, a meno che, appunto, non si progetti per questa massa di informazioni un sottosistema amnestico, come abbiamo visto oggi, un sottosistema narrante, come vedremo nella prossima puntata, e un sottosistema socio-relazionale, come vedremo in quella ancora successiva. Siamo per il momento arrivati alla fine. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento al prossimo video. A presto.